Thank you for coming on my channel Ericotero. Ciao a tutti, sono Eriko e bentornati su questo canale Ericotero. State tranquilli, io non so parlare bene inglese, quindi ho provato a dire una frase in inglese, ma poi basta. In questo video vorrei parlare della mia prima impressione dei vari paesi diversi. Finora ho viaggiato abbastanza, purtroppo ancora adesso è un po' difficile viaggiare, appunto per questo oggi vorrei tirare fuori bei ricordi dei miei viaggi che ho fatto finora. Restate con me! Vi dico che io ho girato più in Europa che in Giappone. Un giorno vorrei viaggiare di più anche in Giappone, ma sono stata in Svizzera. Ci sono andata in macchina perché si può andare dall'Italia, no? E vedere sempre più montagne intorno è bellissimo. E poi quando mi sono fermata, come si dice, autogrill in Svizzera, c'erano pieno di cioccolatini e mi sono sentita, wow, sono in Svizzera! Poi sono stata a una città dove si parla in italiano, cioè Bellinzona, la conoscete? Lì ogni anno fanno un festival riguardo al Giappone, si chiama Japan Matsuri. La gente parla in italiano, quindi era molto strano. Per me sembrano come italiani, ma non lo sono, sono svizzeri, no? E mi ha fatto stupire che la domenica quasi tutti i negozi sono chiusi, vuota la città. E io volevo fare shopping, ma non ho potuto farlo. Polonia! La mia prima impressione è oddio, non capisco nemmeno una parola. Siccome io non parlo inglese, poi quello che c'è scritto è tutto strano, cioè non capisco nemmeno una parola. Neanche acqua, birra, non capivo niente. Però ci sono andata per un concerto, per un evento, sempre evento di giapponese, e le persone dello staff erano molto gentili e anche il pubblico era molto caloroso, quindi mi sono divertita tanto e ho fatto anche un po' di turismo e sono stata a miniera di sale di Viechika, bellissimo, cioè non riuscivo a credere che questo è un mondo reale, che hanno creato anche le persone così profondo sottoterra, è tutto sale, è incredibile. Germania! Allora, i giapponesi dicono che fra i paesi dell'Europa noi andiamo d'accordo con i tedeschi perché i tedeschi sono più precisi all'orario e infatti quando sono stata in Germania mi sono sentita un po' così. Poi però le persone non erano così chiuse, secondo me, freddi come un po' giapponesi, timidi, ma erano molto anche amichevoli e poi tante persone sono molto alte, altissime. Io mi sentivo molto piccola e quando sono stata a Monaco sono andata in una birreria alla mattina, era aperta e la gente beveva la birra dalla mattina e ho mangiato anche pretzel. Alla stazione ho preso Krafen, vendeva tanti tipi di Krafen, cioè veramente io volevo mangiarli tutti. Spagna! Sono stata a Barcellona e purtroppo non ho potuto fare turismo, anche lì ci sono andata per concerto, per lavoro. Sono stata proprio in centro. Un giorno prima dell'evento noi abbiamo preparato tutto lo stand. Il giorno dell'apertura gli altri stand erano ancora vuoti. Poi intanto hanno cominciato l'evento, poi arrivavano le persone di esposizioni e cominciavano a preparare gli stand. Quindi questa cosa molto easy going, come un po' in Italia. Abbiamo mangiato anche paella, era squisito, buonissimo. Francia! Sono stata a Parigi penso 4-5 volte, ma la prima volta quando mi sono laureata all'università in Giappone con altre 2 amiche abbiamo fatto viaggio come regalo di laurea e abitavo ancora in Giappone. Quindi per me era tutto, sembra di essere nel film o nel sogno, paesaggio veramente Europa, cioè veramente sembra parco a tema. Sono rimasta, che bello, voglio vivere qui. Però siccome noi eravamo ancora giovani, ragazzine che abbiamo fatto il viaggio da sole 3 in 3,
non sapevamo ogni volta dove andare a mangiare, no? Perché a Parigi in centro ovunque è un po' costoso e non sapevamo i francesi di solito cosa mangiano. Se fosse in Italia capirei tipo pizza o pasta, però in Francia anche lì trovavamo pasta. E però i francesi cosa mangiano? Ma anche per mangiare un panino e un caffè costava tanto per noi. Olanda! Sapete che nella mia città natale, Nagasaki, in Giappone, c'è un tipo parco a tema, si chiama House Temos. Quindi lì ci sono stata tante volte e poi finalmente quando sono andata in Olanda mi sono detta wow, sembra House Temos. Però in realtà House Temos che ha imitato, no? Però per me è stato viceversa. E sono andata anche a Utrecht, non so come si dice, perché c'è il museo di Miffy. Io adoro Miffy. Però hanno detto che in quel museo di Miffy vengono soprattutto turisti giapponesi. Irlanda, Guinness. Irlanda è il mio primo paese dove ho viaggiato da sola. La mia prima impressione è un po' grigio perché il tempo era così così. Spesso era nuvoloso e faceva freddo anche, quindi un po' tempo, freddo. Ho frequentato anche una scuola di lingua inglese per una settimana solo e quindi ho trovato anche amici e così siamo andati anche a bere insieme e c'erano tanti brasiliani che studiavano inglese. Dopo il corso di inglese o andavo a bere con gli amici oppure andavo in giro così un po' per caso in città e sono andata anche al museo di arte moderna e lì ho comprato anche queste due tazze. Oh, che bei ricordi! Poi alla fine Italia, dove abito attualmente. L'Italia è il primo paese dove sono stata in Europa. Quando ero ancora al liceo, scuola superiore, sono venuta in Italia per 2 settimane per fare corso di canto perché ho vinto un premio con concorso di canto e la mia prima impressione dell'Italia è tutto allegro, è tutto anche lento. Le persone che passano sono sorridenti, parlano con la voce alta, paesaggio diversissimo e cibo tutto buono. Le campane delle chiese che si sentono ogni mattina presto, questo mi è rimasto molto impressione che in Giappone sentivo solo campana della scuola, invece qua delle chiese. È bellissimo, tutto bellissimo. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi. In inglese come si può dire? So, thank you for watching this video. Boh. E see you soon! Ci vediamo presto alla prossima! Please comment here! Se volete lasciate commento e iscrivetevi sul mio canale. Matane, matane, matane! Bye bye!